Ragazzi, guardate qua che è successo. Siamo sprofondati, ma in un buco qua sotto non c'è niente, la ruota non tocca su niente. È un bel casino, non è proprio una bella situazione. Non so che cosa ci sia qua sotto, è quello che mi preoccupa. Tutto sta a capire se sto cemento sta pure avanti o se era solo qua. Già sarebbe qualcosa a saperlo. E ovviamente noi non capiamo niente di che cosa stanno dicendo perché stanno parlando la loro lingua. C'è un pezzo di cemento? Quello è praticamente quello che abbiamo tirato giù, ma sotto è vuoto. È terra. Il cemento era alto così, il tappo. Buongiorno ragazzi, bentornati qui nel nostro mini appartamento. È stata una notte fredda perché qua dentro fa abbastanza freddo, però c'erano delle coperte belle spesse. Siamo andati a dormire presto, ora ci siamo svegliati abbastanza presto. Qui ci sarebbe anche qualcosa per farsi da mangiare, la colazione, ma noi non abbiamo niente, quindi non possiamo far bollire niente qua dentro. Ci sarebbe anche il forno a microonde, ragazzi, c'è veramente tutto. Il freezer vuoto. Anche questo. Ora è proprio il caso che andiamo a vedere al Valentino se qualcuno gli è venuto una fresh idea per tirare fuori la nostra casa da quel buco. Ecco là il nostro Valentino, è veramente tanto storto. È arrivata un'altra persona che viene dall'esterno del parco. È il proprietario di un escavatore o comunque un camion, un trattore, qualcosa, e sta guardando se con il suo mezzo può riuscire a tirarci fuori. Sta parlando con il socio per capire se possono tirare fuori Valentino. Ragazzi, è arrivato un trattore un po' più grosso, un escavatore credo, non lo so. Vogliono provare ad alzarlo un po' con il crick in modo tale da mettere ancora della terra sotto la ruota, perché nonostante ci abbiamo caricato 4 carichi con la ruspa, crediamo che sotto non ci sia ancora niente. Guardate la ruota come è inclinata rispetto a quella davanti. Altro carico di terra. Ragazzi, adesso è andato ancora più giù di prima. Ha ceduto il crick, è andato ancora più giù di prima. Adesso il differenziale tocca lì il terreno. Adesso voglio mettere una catena giusto per assicurarsi per fare un supporto, in modo tale che se succede ancora qualcosa non si ribalti completamente il camion. Che adesso l'hanno messo in tensione, la cabina si sta alzando ma il telaio rimane lì dov'è, perché si è piegata per via del telaio a 3 punti, però perlomeno ora è un po' più in sicurezza. Vediamo cosa succede col crick, perché il problema è che quando
la barra parancastro si alza, non è più supportato da niente se non che dal crick a quel punto. Lì la terra sta andando un po' pian piano, sta andando dentro. Ok, all'Edigem, poi farà. Ragazzi, sono momenti un po' di tensione. Prima ho sentito un crack nel legno che sta sotto il creek e vi posso assicurare che non è stato un bel suono da sentire con il camion così tutto inclinato. Il problema è che l'asse dell'altra ruota è completamente scarico, perché sotto sì, ora ci sarà un po' di terra, ma non riesce a supportare e quindi la balestra continua ad alzarsi e rimane scarica. Ogni volta che tirano con la cabina no. Cioè, rimanendo il telaio dove rimane nel buco, tirando la cabina si accentua proprio all'estremo, proprio a fondo corsa il controtelaio. In qualche modo si deve alzare l'asse in modo tale che sia supportato. Bene, intanto accendo il motore perché poi dovremo provare a uscire e bloccherò tutto, anche il differenziale posteriore per forza, perché sennò non funzionerebbe nada. Adesso stanno togliendo la sabbia che c'è sul fianco in modo tale che sia il trattore che il camion facciano meno fatica quando proveremo a uscire. Adesso Simone ha acceso il camion e probabilmente con l'aiuto del trattore davanti proverà a uscire dal buco. Ragazzi, adesso proviamo a uscire da qua, vediamo che succede. Oh! CJ, Galvan, Franklin, Cioè praticamente c'era un pezzo di legno. Daar is die deksel. Zo, hij ligt nog zo'n toe. Ja, daar is hij niet. Era tutto vuoto qua sotto. C'era una piccola tavoletta lì, un po' di cemento e basta. Guarda com'era sottile lì. Poles and stuff are supposed to carry the weight. Again, the poles, hello. The poles UK over here. Ragazzi, praticamente sotto è tutto vuoto. È un miracolo che non sia andata giù anche l'altra parte.
Ma hai guardato il camion sotto? Non ho ancora guardato i danni. Allora, il camion è uscito dalla buca, però non siamo troppo a posto. Dobbiamo capire se c'è qualche danno. Sì. Ci hanno concesso di stare un'altra notte qua nel campeggio e quindi ci siamo scelti una piazzola. Proviamo a spostare Valentino sperando di non finire in altri buchi. Cioè ragazzi, a questo giro dobbiamo proprio dire che la barra para-incastro ci ha salvato. Cioè, questa barra para-incastro ci ha salvato, ha fatto il possibile per tenere il camion in posizione e ce l'ha fatta. Si è un po' rotta, si è rotta anche di là addirittura, pensa un po', ma si è rotto il supporto, probabilmente si sarà snodato tutto, quindi rimaneva tutto perché era incastrato. Pazzesco ragazzi. Nel frattempo lì stanno piazzando, praticamente stanno aprendo e tappando tutti i buchi che ci sono sotto, perlomeno in quella zona, perché hanno capito che sono un po' pericolosi. Abbiamo parlato col capo responsabile del parco, ha detto che nessuno sapeva che c'erano quei passaggi, probabilmente erano vecchi e nessuno sapeva. Ed erano messi veramente male, poi ci sono state delle piogge, ha detto che potrebbero aver ulteriormente peggiorato. Sto provando a svitare una vite perché si è rotto il supporto finale della parte di rinforzo del controtelaio, e questo perché la torsione è stata immediata, netta, e non è in posizione, quindi lo devo svitare e riavvitare. Voglio provarci, non so se ci riuscirò però. Comunque naturalmente stavamo pensando anche a cosa avremmo potuto avere noi per salvarci da soli in una situazione del genere, premesso che situazioni del genere così drammatiche forse più facili in aree urbane che extraurbane. I cuscini di cui avevo parlato in un video extra non sarebbero serviti. La parte dove avrei dovuto sollevare era qua, dove era tutto buco, non c'era più niente. E sarebbe stato veramente impossibile usarli. Dentro il buco, sotto la ruota, richiedeva veramente tantissimo sollevamento, perché oltre la ruota ci sono state mezzo metro ancora di buco. Quindi in quel caso i cuscini non avrebbero salvato più di tanto. Non abbiamo provato a muoverci da soli, ma credo che abbiamo fatto bene, perché almeno eravamo sostenuti. Qualunque cosa succedesse c'era un camion davanti e uno di fianco. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui, in questo parco del Sudafrica, dove appena entrati abbiamo sfondato un tombino nascosto dal tempo e dove siamo rimasti 2 giorni.
Non c'è assolutamente tanta gente in questo parco, nonostante sia molto bella questa cascata. Il Sudafrica è veramente enorme, è gigante. Se la Namibia era grande, il Sudafrica è ancora più grande. Proviamoci a fare questi altri chilometri in Sudafrica. Abbiamo le tracce di quegli animalini anche qua sul camion. Salutiamo, speriamo senza intoppi, il campeggio delle cascate. Finché non siamo fuori non siamo contenti. Di qua, Qua ieri c'è passato il trattore, però non è detto che pesi quanto noi. Io adesso vado anche un po' più rapido. Rapidamente. Salutiamo anche il nostro chalet. Pensa a te, abbiamo rischiato Valentino sulle peggiori strade del West Africa e dove lo compromettiamo nel modo più rischioso in un campeggio. In un parco in Sudafrica. Beh, ridiamo perché è andata bene, però insomma ci sono stati dei momenti non proprio simpatici, Not easy. No, no. Adesso dovremo costeggiare un po' l'Orange River, poi attraversarlo. Credo seguire un bel po' di chilometri lungo il suo percorso finché poi devieremo, quindi deve essere tutta una zona piena di coltivazioni. E qua lungo questa enorme valle dell'Orange River, vigneti a non finire. Prima o poi il vino del Sudafrica lo proviamo, anche se non beviamo tanto noi lo assaggeremo. Abbiamo ancora un bel po' di chilometri di vigneti, ma adesso c'è il fiume. Eccolo qua, Orange River! E di là poi si butta nelle cascate che abbiamo visto ieri. Lasciamo la valle dell'Orange River e saliamo su queste montagne. Laggiù in lontananza c'è un'enorme torre e stiamo cercando di capire che cos'è. Io credo che sia una centrale elettrica a concentrazione solare, un po' più piccola ma dello stile di quella che abbiamo visto a Ouarglassate. Siamo quasi arrivati a Upington. Dobbiamo dire che questa forse è la prima grande città che ci troviamo ad attraversare. Concessionaria delle Isuzu, l'AutoZone. Dovrei comprare il grasso per fare l'ingrassaggio. All'AutoZone potrebbero anche averci un sacco di meccanici, concessionari di auto. Questa era l'Elettrauto, come ho capito. Anche qua la disposizione mi sembra molto lo stile Stati Uniti. Oh, il negozio di computer, concessionario della Nissan, Datsun Service. E ci sono anche un sacco di hotel qua a Upington. Ma ragazzi, qua passano un sacco di camion. Sembra esserci una truck stop. Andiamo a vedere se alla truck stop si può fare diesel a buon prezzo, ma se magari si può mangiare qualcosa. Devo dire che ci mancano un po' le truck stop americane. Qua vengono effettivamente tanti camion a fare rifornimento, quindi poi adesso guardiamo il prezzo. Oh, qua siamo anche approvati dai Truckers Club di Xinjiang, Artisan Bread and Pizza Bakery. Ragazzi, c'è anche la panetteria approvata dai truck drivers e hanno, devo dire, del bel pane. Guarda qua che bella pagnottella. Mi ispirano quelli, devo dire. Erano belli alla Brai. Oh ragazzi, guardate che belle pagnotte. Mangiamo solo pane oggi. No, solo pane no, però lo compriamo.
Ragazzi, stiamo provando un po' di tutto. Tutti i dolci li abbiamo presi. E guardate, hanno anche il pastel de nata qui al truck stop. Ragazzi, hanno anche una piccola biblioteca con tutti i libri che parlano di pane. E anche di pizza. The Elements of Pizza, ragazzi, Attenzione. Di quest'altro lato delle attività, che in realtà abbiamo capito sono diverse. C'è una specie di fast food dove fanno diverse specialità. Gli hamburger, che sono una specialità di tutto il mondo, ma il Gatsby, quello che abbiamo assaggiato uno dei primi giorni, siamo entrati in Sudafrica, anzi il primo giorno, ma ce ne sono tanti tipi diversi, quindi adesso ne proverò un altro, si chiama Pesto Gatsby. Devo dire che ci sono anche queste torte salate che, devo dire, mi ispirano. Poi ci sono anche dei piatti già pronti, bistecchino con il purè e un po' di salsa, con la salsiccia anche. Ci sarebbero anche i piatti del giorno del camionista, a seconda del giorno c'è il menù. Oggi potremmo prendere una bistecca con le patatine, con le onion rings, con la mushroom sauce a circa 6 euro. E ci sono anche le samosa che piacciono tanto a Lucia. All'esterno la truck stop è un po' polverosa, dobbiamo dire, È proprio attaccata alla stazione di servizio e ragazzi, ogni volta che sono un camion qua è un polverone. I prezzi del diesel sono come in Namibia, cioè costano più o meno 1,10 euro al litro in questo momento. Qui non c'è posto dove mangiare, dobbiamo andare a casa, ma io ho visto mettere qua dentro il mio panino. Vi posso assicurare che è qualcosa di immenso. Cioè, ragazzi, guardate qua. Cioè, io una roba così non l'ho mai vista. Cioè, il pane è sottilissimo, è tutto ripieno. Cioè, adesso quando lo togli dalla plastica si disfa tutto. Wow, il pesto Gatsby! Adesso vediamo il tuo hamburger. Il tuo è più umano. È un cheeseburger. Beh, ma questo costava anche 2 euro. Cioè, incredibile, i prezzi sono veramente bassissimi. Ma il problema è come lo approcci un panino del genere. Cioè, non è mangiabile. No, lo devi smontare. Lo devi mangiare con la forchetta e il coltello, non c'è verso. Il tentativo. No, dai. Non ce la puoi fare. Hai dato un morto solo al pane. È cipolla fritta. Ammappelo, e quando lo digerisci sta roba? Questa è la parte pestosa. E il pollo marinato nel pesto. Ha un buon sapore. I camionisti la sanno lunga. Facciamo anche un po' di carburante. Si vede che sono pompe per i camionisti perché hanno sia a destra che a Non sinistra. ti puoi sbagliare ed è semplice entrare. Non devi fare un sacco di manovre. Facciamo un bel pianozzo all'africana. Abnormal load. Ma ragazzi, qua lungo la strada naturalmente non c'è nada. C'è questo Red Sense, effettivamente è Red Sense, e ci vogliamo fermare. Welcome. Ahimè, qua nei prossimi giorni mi sa che ci toccherà andare sempre in luoghi a pagamento. Speriamo di trovare un'officina a Johannesburg dove fare qualche lavoro, soprattutto alla balestra che è rotta, dove magari poter rimanere qualche giorno senza pagare. Ragazzi, che bella pista rossa, è proprio Red Sense questo. Guarda qua che roba, sono un sacco di tracce un po' strane. Tra l'altro dobbiamo anche dire che questo posto ci siamo arrivati più o meno all'orario in cui non è che manca tantissimo al tramonto, ma siamo vicini a una delle due città qui a nord del Sudafrica, non tanto lontano dal confine col Botswana, dove ci hanno detto assolutamente di non fermarci perché la sicurezza non è proprio il massimo, pare. Quindi per forza di cose dobbiamo andare in zone chiuse come queste. Private Nature Reserve. La reception è a 1,4 km. Il campeggio abbiamo detto che non dovrebbe costare tantissimo.
Però mi sembra strano. Vediamo. Mi piacciono tantissimo questi tetti, ragazzi. Sono perfetti. Chissà che manutenzione richiedono. Un sacco di polvere esce. Va bene, ci consentono di campeggiare. Dobbiamo andare qua dietro da qualche parte, ha detto. Non ho capito bene dov'è. Intanto ci sono delle piante grasse giganti. A 16 euro a notte ci siamo assicurati questo posto. Abbiamo preso la versione economica perché ci sono anche gli spot da campeggio con i bagni privati. Noi abbiamo i bagni scerati. Però è importante notare che anche la versione economica della postazione da campeggio ha la sua griglia, in questo caso mi sembra quasi un forno, e il suo lavandino e le sue prese elettriche qua per la cucina, per il mini primer, per il bimbi, per tutto quello che vi serve. Ma qua addirittura proprio questo è proprio un camino, guarda che roba. Economica o no, questa ci deve essere. Guarda qua, che forno. Ma credo che la cosa più incredibile di questa riserva naturale con lodge annesso e camping anche in versione economica sia il contenuto animale di questo recinto. Ragazzi, c'hanno i lama. Ci sono 3 lama. Ma non solo. Tutte queste buche sono le tane di quelli, non so, sembrano scoiattoli, furetti, non so cosa sono, ma sono tantissimi. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for.